Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi siamo qui per parlare di limerenza. È una parola che probabilmente non conoscete, ma che fa riferimento a qualcosa che sicuramente avete avuto occasione di incontrare nella vita. Avete presente quando una persona si innamora perdutamente di qualcuno, anche se magari questa persona non la corrisponde? Un sentimento totalizzante, dove la persona perde veramente la testa e ha una forte angoscia legata all'idea che questo rapporto possa non durare e possa avvenire una separazione. In alcuni casi l'amore è solamente nella testa della persona coinvolta, non c'è da parte dell'altro alcun segnale di interesse, ma questa persona si ossessiona a tal punto da credere che l'altra persona sia quella destinata a salvare la sua vita. Bene, vediamo di cosa si tratta e ci vediamo tra poco per i saluti. La limerenza è uno stato mentale intenso e involontario caratterizzato da un desiderio travolgente di reciprocità da parte di una persona specifica. Il termine limerenza è stato coniato dalla psicologa americana Dorothy Tennov all'inizio degli anni 70 e lo ha definito nel suo libro del 1979, Love and Limerence. Tennov ha descritto la limerenza come uno stato mentale intenso e involontario, caratterizzato da un desiderio travolgente di reciprocità da parte di una persona specifica, uno stato di profondo desiderio, pensieri intrusivi e un'accentuata dipendenza emotiva da un'altra persona. In sostanza, è una forma di dipendenza affettiva. Essa è conseguenza di un legame traumatico e non coincide con l'essere innamorati o avere una cotta. Coloro che hanno sperimentato trascuratezza emotiva durante l'infanzia possono sviluppare un bisogno intenso di sentirsi amabili. Poiché non riusciamo a sentirci così senza qualcuno che ci trasmette quella convinzione, attribuiamo a una persona il compito di rispondere a questo bisogno. Quella persona diventa quindi per noi estremamente importante, sviluppiamo una totale infatuazione e iniziamo a combattere per ottenere la sua attenzione. Se siamo cresciuti sentendoci poco importanti o non amati, potremmo creare mondi fantastici in cui quella persona manifesta il suo amore per noi. Questo fornisce una via di fuga dalle realtà della nostra trascuratezza emotiva e sentimenti di inadeguatezza, spesso per riempire il vuoto lasciato dai nostri genitori. Quando le persone che dovrebbero darci amore incondizionato ci danneggiano, invece di offrirci amore, supporto e attenzione positiva, potremmo trascorrere gran parte dell'età adulta alla ricerca di qualcuno che possa riempire il vuoto che hanno lasciato. In alcuni casi ossessioniamo la persona che abbiamo identificato come colui o colei che potrà colmare il vuoto lasciato dalle nostre esperienze passate. Lo idealizziamo e diventiamo preoccupati riguardo al fatto che i nostri sentimenti non vengano ricambiati. Potremmo avere inoltre una paura intensa di abbandono reale o immaginario. Quando siamo infatuati di qualcuno, pensando costantemente a lui, la nostra paura di essere abbandonati può intensificarsi. Anche se l'altra persona non ci dà segnali incoraggianti, potremmo iniziare a credere che la nostra connessione sia reale e volere fare tutto il possibile per impedirle di finire. Passi molto tempo a fantasticare una intimità che non si realizza invece nella realtà. Anche se sono evidenti, si sottovalutano i segnali di incompatibilità. Ti ossessioni per la sua reciprocità verso i tuoi sentimenti. Idealizzi l'altra persona e il vostro rapporto. Si distorcono i segnali che l'altro ti manda, interpretando una semplice cortesia come segno di un interesse. Ci si convince che l'altro possa salvarti dai tuoi problemi e dalla tua infelicità. Si ha la sensazione di non poter vivere senza l'altro, anche se non manifesta alcun interesse per te. Se pensi di avere difficoltà con la limerenza, ecco alcuni modi per affrontarla. 1. Riferisciti ai sintomi che ho elencato e sii onesto con te stesso su ciò che stai vivendo se è davvero limerenza. Secondo, affronta il trauma passato. Questo potrebbe richiedere una psicoterapia, non averne paura. L'obiettivo non è dimenticarlo, ma smettere di comportarti come se stesse ancora accadendo. Terzo, metti in discussione i tuoi pensieri. Gran parte della limerence comporta la creazione di una realtà immaginata su quella persona e potenziale relazione. Fai attenzione ai tuoi pensieri e confrontati con persone esterne. Chiediti cosa potrebbe pensare un estraneo riguardo alle tue supposizioni. Quarto, impara a decidere a quali emozioni dare ascolto e quali lasciare andare. 5. Inizia a prenderti cura dei tuoi bisogni di base. Mantieni uno stile di vita sano, trova delle routine che ti mantengano in uno stato di salute fisica e mentale. 6. Affronta le relazioni a ritmo più lento.
Le relazioni sane non si sviluppano a una velocità fulminea, crescono lentamente, coinvolgendo interessi comuni e costruzione di fiducia. La tua fame di amore e riconoscimento ti fanno essere affrettato, ma la velocità a cui ti coinvolgi è il sintomo più evidente di questo problema, anche se ti piace romanticamente chiamarlo colpo di fulmine. Ecco qua, avete imparato una parola nuova, avete visto di che cosa si tratta. Credo che questo video possa essere utile a qualcuno che conoscete. Io credo che tutti noi conosciamo qualcuno che si trova in questa situazione. Condividete il video con lui o con lei e vi prego di condividere anche gli altri video che trovate su questo canale. Ho proprio bisogno che mi diate una mano a farlo crescere e quindi, se non vi siete ancora iscritti, fatelo adesso. Guardate tutti i video, tra poco arriveremo a 100 e sicuramente troverete qualcosa di interessante. Mi sarete di grande aiuto se avrete la voglia e la pazienza di condividerlo con i vostri amici, chiedendogli magari di iscriversi al canale. Grazie per il vostro aiuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!